ai piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. Salve a tutti e ben ritrovati in questo 20° episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio ed oggi insieme a voi andremo a scoprire come si preparano i classici biscotti che proporremo ai nostri ospiti offrendogli una tazza di tè. L'impasto di base viene chiamato pasta frolla montata poiché la lavorazione avviene prevalentemente utilizzando le fruste elettriche che ossigenano e montano questo impasto, rendendo così i biscotti estremamente friabili. L'unico limite alla farcitura e alle forme che potremo dare a questi biscotti è dettato solamente dalla nostra fantasia. Andiamo a vedere come si preparano? Come prima cosa mettiamo il burro ammorbidito a temperatura ambiente in una ciotola e con un cucciaio lavoriamo la crema. Aggiungiamo lo zucchero a velo setacciandolo e con una planetaria o con una frusta elettrica incorporiamo lo zucchero a velo al burro. Non prolunghiamoci troppo però in questa operazione perché il burro si potrebbe scaldare. In un'altra ciotola rompiamo le uova e senza cambiare le fruste diamo una montatina veloce. Passiamo di nuovo al composto burro-zucchero e lavorandolo con le fruste aggiungiamo poco alla volta l'uovo che abbiamo appena sbattuto. Controlliamo alla fine con un cucchiaio di legno che tutto si sia amalgamato bene. A questo punto, dopo aver mescolato farina e fecola insieme, setacciamole un po' per volta nell'impasto, continuando a lavorare e a impastare con le fruste. Quando l'impasto raggiungerà una buona consistenza possiamo continuare ad impastare utilizzando semplicemente il cucchiaio di legno. Ecco qui, dopo pochi minuti abbiamo ottenuto la base per i nostri biscotti. Foderiamo una teglia con la carta forno e per evitare che la carta forno si muovi e si stacchi mettiamo qui e lì sulla teglia dei pezzettini di impasto che faranno in modo di far aderire bene la carta facendola rimanere ferma durante la creazione dei biscotti. Fatto questo lavoro riempiamo la sac à poche con il composto dei biscotti e siamo pronti per entrare nel vivo della ricetta, ovvero la realizzazione dei biscotti. Cominceremo a fare i classici biscotti con la ciliegina candita che non possono mancare se si parla di biscotti da tè. Prepararli è semplicissimo. Premiamo sulla sac à poche realizzando così una bella piramidina di impasto che smorzeremo premendoci sopra mezza ciliegia candita in questo modo. Poi facciamo qualche biscottino a forma di ferro di cavallo, anche questi sono classici e poi vedremo realizzati e farciti bene avranno la loro bellezza. Realizziamo anche dei semplici biscotti allungati premendo un po' sulla sac à poche nell'estremità per dare questa forma particolare e deliziosa. I cerchietti immancabili, poi diamo una forma serpeggiante ai prossimi biscotti dandogli per l'appunto la forma di cui prendono il nome, la forma di S. Anche questi sono molto carini una volta farciti. Qualche cuoricino e un po' di biscotti a fantasia. Naturalmente questi sono soltanto degli esempi, sono sicuro che con la vostra fantasia riuscirete a realizzare delle forme più originali e belle. Preriscaldiamo il forno ventilato a 180 gradi e nel frattempo che il forno si scalda mettiamo un pentolino con dell'acqua sul fuoco. Ci servirà per sciogliere il cioccolato fondente. Una volta sciolto il fondente facciamo la stessa cosa con il cioccolato bianco. Raggiunta la temperatura del forno inforniamo i nostri biscotti per 10-15 minuti controllandoli di tanto in tanto. Appena i nostri biscotti saranno dorati uniformemente è arrivato il momento di sfornarli. Tiriamoli fuori e lasciamoli raffreddare per almeno 5 minuti prima di prepararci alla fase finale di questa ricetta, ovvero la farcitura e la decorazione dei nostri biscotti. In un vassoio da portata sistemiamo i biscotti classici con la ciliegia candita. Una volta sistemati facciamo cadere su di loro una bella nevicata di zucchero a velo. Immergiamo adesso le punte dei biscotti a forma di ferro di cavallo nel cioccolato fondente e prima che il cioccolato si solidifichi diamo un tocco di magia con delle scaglie di cocco profumatissime. Immergiamo anche un'estremità dei biscotti allungati e subito dopo immergiamoli nella granella di mandorle. Wow, guardate, una meraviglia!
Realizzeremo i cerchietti in maniera molto sfiziosa, immergendoli da un lato con il cioccolato bianco e poi subito dopo con una deliziosa granella di pistacchio. Wow, questi sono i miei preferiti. La stessa procedura la useremo per le nostre belle S, quindi immergiamo un lato nel cioccolato bianco e subito dopo nella granella di pistacchio. Non ci resta che riporre ordinatamente nel vassoio tutti i nostri biscotti per ottenere così un tripudio di colori sfiziosi ed invitanti. Per rendere tutto il più dolce possibile diamo un'ultima spolverata di zucchero a velo. Per questo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti era davvero tutto. Sullo scorrere di queste golosissime immagini, Chef Nunzio vi ringrazia e vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio. Ciao belli! Ai piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua.